Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo arrivati quasi alla metà di febbraio. Ho fatto un giro stamattina qui nel giardino e in effetti di lavori da fare ce ne sono tantissimi. Ho trascurato abbastanza il giardino in questo inverno, non sono sceso tante volte giù a lavorare perché comunque io già di lavoro faccio un lavoro che mi porta a star fuori diverse ore durante il giorno al freddo, e quindi quando arriva l'inverno in qualche modo cerco sempre di essere un pochettino più riparato. Però uno dei lavori impellenti da fare qui in giardino è sicuramente la potatura del glicine. Ne ho già parlato tante volte in Appuntamento in Giardino, non sono mai riuscito poi a fare un video dedicato proprio alla potatura del glicine. Lo faccio in questo video. Qui potete vedere che c'è questa pianta di glicine, questa è una wisteria floribunda a fioritura bianca, con questi grappoli molto lunghi di fiori bianchi e candidi. È una pianta che fiorisce in modo meno compatto, non so come definire la sua fioritura, rispetto a quella di una Wisteria sinensis con i fiori violetto. La Wisteria sinensis ha una fioritura molto più compatta, molto più abbondante. La floribunda invece, almeno questa pianta che ho qui in giardino, tende sempre a produrre un po' meno fiori, tendendo però a svilupparsi di più per quello che riguarda la lunghezza della pianta. Non è stata fatta una buona potatura verde nei mesi estivi dopo la fioritura, bisognerebbe accorciare un pochettino questi rami che diventano molto lunghi. L'anno scorso ho fatto qualcosina ma non troppo, e così questa pianta veramente ha preso il sopravvento, soprattutto creando tutta una serie di rami molto lunghi che non portano poi la fioritura nell'anno successivo, perché vanno poi eliminati. Va eliminato dal glicine tutto ciò che è diventato troppo lungo, troppo fine, perché non porta delle gemme a fiore. La fioritura del glicine avviene soprattutto sui rami più spessi, più robusti, quelli che hanno creato diverse ramificazioni, perché se li guardiamo bene, in questi rami possiamo notare queste escrescenze corte che si fermano subito ad una grandezza, ad una lunghezza di circa un 10 cm, in cui si possono notare tante gemme a fiore. Quelle saranno gli elementi importanti da conservare per ottenere poi una fioritura. Avevo ricoperto il gazebo, scusate, con una sorta di ragnatela di fil di ferro, un filo molto delicato con un'anima di fil di ferro, per permettere a questo glicine di arrampicarsi e poterlo legare. Questa struttura a ragnatela è stata completamente distrutta dalla crescita del glicine, quindi dopo la potatura, poi nei prossimi giorni, andrò pian piano poi a legarmi poi tutti i vari rametti. Non lo faccio in questo video perché sarebbe poi eccessivamente lungo come video. Questo è un video dedicato più che altro ad una potatura per poter osservare bene che cosa possiamo tagliare nel glicine e che cosa dobbiamo conservare per avere poi la fioritura che arriverà poi in primavera. In questo caso è un glicine a fioritura bianca. Adesso mi avvicino con la telecamerina per osservare bene quali sono i rami che non porteranno i fiori, che andranno eliminati, e quali sono invece quei piccoli rametti che sono preziosissimi perché contengono proprio l'inizio poi dello sviluppo floreale della nostra pianta di glicine. Ecco, in questo ramo molto lungo di glicine possiamo vedere che si sono sviluppati tutta una serie di ramettini piccoli con una gemma apicale. Questi saranno i rami che porteranno i fiori. Questi noi non dobbiamo assolutamente toccarli. Logicamente, se questo ramo è lungo 3 metri, possiamo accorciarlo e dare la possibilità alla pianta di fiorire in un ramo leggermente più corto, ma bisogna conservare sempre questi rametti e non tagliarli mai. Quindi questi rami in realtà non andrebbero toccati, anche perché sono quelli che caratterizzano un po' la struttura che noi abbiamo dato alla pianta. Questo ramo qui molto lungo che prosegue ancora per qualche metro, io lo lascerò e andrò a legarlo poi sulla struttura del glicine, proprio per dare poi l'opportunità a questa pianta di continuare ad arrampicarsi, perché sotto il gazebo
io voglio proprio una bella copertura e una buona vegetazione in modo da fare un po' di ombra qua sotto, in modo da poter poi sostare durante l'estate, magari per fare una mangiata, avere un pochettino di refrigerio da quelle che sono le temperature caldissime estive. Quindi un punto in giardino in cui riposarsi, magari con una lettura o qualcosa del genere, in totale tranquillità all'ombra. Quindi questo ramo qui non andrò assolutamente a toccarlo, cercherò poi di legarmelo per bene alla struttura del gazebo. Io cerco sempre di non far arrampicare i rami, non far attorcigliare i rami del glicine sulla struttura metallica, perché il glicine ha questa grandissima forza che tende proprio a piegare anche delle componenti ferrose, diciamo, della struttura dove abbiamo sistemato la pianta, soprattutto se, come in questo caso, è una lamiera, sì, abbastanza forte, ma vuota all'interno, e quindi nel tempo poi il glicine può cominciare a piegarla e a danneggiarla. Quindi cerco sempre di legare il tutto facendo appoggiare sopra i rami di questa pianta. In più qui possiamo notare ad esempio ciò che andrà eliminato. Questi rami filiformi, lunghi, 2 metri, 3 metri, 4 metri, perché diventa veramente lunghissimo. Questi rametti invece andranno eliminati. Io questo rametto qui andrò a eliminarlo, arrivando praticamente al ramo principale, lasciando magari 2 o 3 gemme, in modo da poter dare l'opportunità poi di un nuovo sviluppo. Stessa cosa anche per questo, vedete che il glicine è qualcosa di incredibile. Anche questo ramo lungo non porta rametti fioriferi e quindi posso eliminarlo. Quindi andrò a eliminare tutto ciò che c'è di lungo, fine, che ha preso direzioni sbagliate, e diciamo che più che altro bisogna non aver molta paura a potare il glicine. Se noi conserviamo i vari ramettini che portano alla fioritura, anche con una potatura abbastanza decisa, riusciamo poi a conservare la fioritura. C'è anche da dire che se noi facciamo una potatura verde in estate sul glicine, senza tagliare troppo, ma accorciando questi rami che si sono allungati tantissimo a metà della loro lunghezza o scendendo ancora fino ad arrivare a 4-5 gemme, questi rami saranno indotti poi a produrre delle gemme a fiore, e quindi ci troviamo poi con più fiori poi l'anno successivo, in primavera. La potatura verde serve proprio per dare la possibilità alla pianta di sviluppare delle nuove gemme a fiore, dei nuovi rametti che porteranno poi la fioritura. Se noi evitiamo questa potatura verde e facciamo soltanto una potatura invernale tutti gli anni per accorciare tantissimo il glicine, sicuramente avremo un po' meno fiori. Adesso partirò con la potatura, eliminando tutto ciò che c'è di filiforme, di posizionato in modo che non mi piace, rami attorcigliati su se stessi, facendo attenzione sempre, come dicevo, a tagliare tutto ciò che non presenta rametti laterali che possono portare la fioritura. In quel caso, se ne trovo qualcuno, cercherò di arrivare fino a quel punto lì, lasciando il rametto, in modo da dare l'opportunità alla mia pianta di glicine bianco di poter fare una bella fioritura poi in primavera. Qui ad esempio possiamo notare che su questi rami principali che io ho cercato di guidare attorno al gazebo, la pianta ha sviluppato diversi rami lunghi, flessibili, che non portano gemme a fiore. Questo, 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 questo. Tutti questi rami qui io andrò a tagliarli a circa 1, 2, 3, lascerò 3, 4 gemme, più o meno li taglierò a questa altezza. Anche questo conterò più o meno 1, 2, 3, 4, taglierò qui e li lascerò più corti. Questo darà l'opportunità alla pianta di produrre dei nuovi rami che poi andranno poi in potatura verde poi in estate, accorciandoli se vedo che si sviluppano veramente troppo. In questo modo rinforzo anche un pochettino la mia pianta di glicine ed evito poi di trovarmi tutto un groviglio di rami che si attorcigliano insieme, in cui poi si arriva poi a non capire nulla. Quindi, seguendo il ramo principale, tutti i rami che io trovo lungo questo ramo principale che non portano gemma a fiore andranno tutti accorciati a 3-4 gemme, e in questo modo ci sarà una nuova esplosione di foglie e di copertura per dare ombra poi sotto al gazebo. Qua dietro potete vedere che ci sono tutti questi rametti sviluppati, anche qui ne parte uno, questo qui andrà eliminato, io andrò a tagliarlo proprio alla base questo,
E qui posso notare che c'è anche di nuovo un piccolo rametto con delle gemme che porteranno poi i fiori. Questi qui andranno lasciati perché avrò poi la fioritura. Proseguirò poi per tutto il ramo cercando di tagliare tutto ciò che non porta i fiori, come ho detto già in questo video, come ho ripetuto spesso. Non abbiate paura a potare il glicine, è una pianta molto robusta. Se si fa un errore di potatura, magari quest'anno si avrà qualche fiore in meno, però è una pianta molto robusta il glicine, quindi si riprende abbastanza. L'importante, come dicevo, è non scendere troppo le potature, e quando ci troviamo davanti a un qualcosa che ci dà qualche dubbio, piuttosto lo lasciamo, vediamo come si comporta la pianta, potremmo essere anche poi sorpresi di trovare magari una fioritura. Togliamo anche tutto ciò che è secco, tutto ciò che ormai non produce più nulla, in modo da dare una bella pulizia alla nostra pianta. Bene, non mi resta che mettermi a lavoro. Questo è un lavoro di un'oretta, se non di più. Mi raccomando, quando noi usiamo cesoie, sempre dei guanti protettivi per le nostre mani. E adesso non mi resta che mettermi a lavoro e potare questa grossa pianta di wisteria a fiore bianco che sta praticamente anno dopo anno colonizzando tutto questo gazebo qua in giardino. Questa è una pianta, vedete, di grandi dimensioni, ma ha soltanto 3 anni. È stata messa qui 3 anni fa, quando ho acquistato questo gazebo da mettere in giardino, proprio per dare l'opportunità di avere una zona di ombra, e vedete che si sta sviluppando tantissimo e ogni anno produce sempre di più. Con una buona potatura invernale e anche verde in estate, una potatura verde, riusciamo a contenere un pochettino lo sviluppo del nostro glicine, e questo fa sì che poi tutte le volte che ci troviamo ad intervenire, se facciamo sempre delle potature regolari, poi tutto sarà molto più semplice da osservare per capire dove bisogna tagliare. Bene, mi metto adesso al lavoro, altrimenti non vado più avanti. Anche qui è chiaro un pochettino il concetto, mi sembra abbastanza chiaro. Vedete che qui c'è tutto un groviglio di rametti, non c'è nessun rametto piccolino laterale che può portare fiori. Tutto questo groviglio di rami e rametti andrà tagliato ed eliminato. Ecco, vedete che qui c'è un ramo molto lungo, qui ce n'è anche un altro molto molto lungo. Questo qui andrò ad accorciarlo in questo modo, e accorcerò anche questo che veramente ha preso una direzione, un movimento lunghissimo, quindi anche questo andrà accorciato a 4 gemme. Tutto ciò che c'è così di fine io cerco di eliminarlo. Ok, così riesco a togliermi tutto questo gruppo di rami veramente troppo aggrovigliati tra di loro. Eccomi arrivato alla fine della potatura del glicine. Purtroppo sono stato costretto ad eliminare gran parte della vegetazione fine e lunghissima, proprio perché, non avendo seguito molto una potatura verde estiva, la pianta ha veramente preso il sopravvento e ha voluto fare di testa sua, creando tutto ciò, creando un qualcosa che può allungarsi al massimo per cercare di arrampicarsi, per attaccarsi, per aggrovigliarsi, e quindi tutto questo materiale ho dovuto eliminarlo, e così mi ritrovo di nuovo
ad avere un glicine con una buona struttura, abbastanza spessa, robusta, con tanti ramettini che portano i fiori, ma solo dalla metà del gazebo in poi, l'altra metà è rimasta completamente spoglia. Ma questo non è un problema, perché nell'arco della primavera, arrivando all'estate, di nuovo la pianta produrrà tutta una serie di lunghi rami. Se io, facendo poi una potatura verde sul glicine, controllerò questa crescita, il prossimo inverno andrò ad eliminare sicuramente un po' meno materiale, perché c'è già stato un controllo. Se noi non facciamo una potatura verde in estate, ci troviamo poi veramente a dover eliminare tantissime crescite della pianta, perché prendono direzioni sbagliate, molti rametti si erano aggrovigliati alla struttura metallica, talmente confusi tra di loro che tagliando alla base un rametto mi sono trovato poi a togliere tutta una marea di roba, perché quel rametto aveva prodotto un sacco di rami che si erano aggrovigliati, che erano insieme ad altri, eccetera. Insomma, è stato un lavoro abbastanza impegnativo, però ho conservato tutti i rametti che portano i fiori, così almeno da questa parte del gazebo quest'anno avrò la fioritura bianca del glicine. Per ottenere un gazebo completamente ricoperto da un glicine che fiorisce per bene, quello è un discorso che va di anno in anno, perché io, controllando le nuove crescite della pianta, andrò sempre ad eliminare un po' meno, perché darò l'opportunità alla pianta di sviluppare dei rami che posso poi mantenere, e quindi questi rami si robustiranno, e come sappiamo il glicine sui nuovi rami non fiorisce. Il glicine tende a fiorire più che altro, almeno in questo glicine bianco, noto che tanti rametti fioriferi sono sui rami più robusti, che hanno già qualche anno, e quindi tende a produrre di più su questi rami. Non so se l'ho già detto all'inizio del video, la potatura verde serve per dare l'opportunità alla pianta di poter sviluppare per l'anno successivo le nuove gemme a fiore. Se noi non facciamo la potatura verde, lei va con questi rami lunghissimi che non porteranno poi i fiori il prossimo anno. E quindi mi raccomando, sempre una buona potatura verde. Se io ho eliminato gran parte della vegetazione è proprio per questo, perché l'anno scorso la potatura verde non è stata fatta come doveva essere fatta, e quindi la pianta ha pensato soltanto di allungarsi senza pensare di produrre un qualcosa che possa poi portare ai fiori. E quindi mi raccomando, due sono gli interventi da fare sul glicine per quello che riguarda la potatura invernale abbastanza decisa per togliere tutto ciò che c'è in eccesso, e potatura verde per cercare di controllare la pianta e far sì che la pianta venga stimolata a produrre un qualcosa che porta i fiori poi il prossimo anno. E quindi questo ci dà anche l'opportunità di togliere poi un po' meno materiale poi in inverno, perché avremo dei rami che abbiamo già controllato e che si robustiranno parecchio, portando poi anche i fiori. E quindi vabbè, per quest'anno la pianta sarà così. Io non so se il glicine viola che ho, dove ho le piante carnivore, quest'anno lo manterrò ancora come pergolato di glicine, perché tende veramente a piegarmi tutto, ha già piegato una sbarra di ferro, e quindi pensavo di portarlo qua in giardino, magari piantarlo dalla parte opposta, in modo da avere due glicini che si incontrano, però avrei due colorazioni, viola e bianco, che potrebbe essere anche carino, però in realtà qui il gazebo era nato proprio come un posto in cui avere questa fioritura bianca bellissima del glicine. Comunque il video si conclude qui. Prima di concludere appunto il video ci spostiamo sull'altro glicine, un glicine con un tronco contorto, ne ho già parlato spesso nel canale Appuntamenti in Giardino, ve lo faccio vedere perché lì la potatura invece la faccio come controllo della sua sicurezza, della sua stabilità, perché guardiamo il tronco di questo glicine, deve essere assolutamente non appesantito nella sua chioma, altrimenti tende a spezzarsi. Vi faccio vedere che forma contorta ha preso negli anni questa pianta. Ecco qui quest'altro glicine. Come vedete questo glicine non ha rami lunghi, perché la potatura verde che ho fatto in estate è stata veramente potente. C'è qualcosa da togliere, tipo questo rametto molto lungo, c'è da togliere questo, ma c'è poco lavoro da fare. Questo perché è una pianta con un tronco completamente contorto, vedete che si piega su se stesso, e potrebbe spezzarsi se la chioma diventa veramente molto ma molto voluminosa, molto piena e pesante. Infatti viene sostenuto da quel paletto di legno, devo poi cercare di fargli una struttura adatta
Pensavo che nel corso degli anni il tronco, mantenendo sempre piccola la parte della chioma della pianta, il tronco si sarebbe ingrossato un po' come quello di un bonsai, ma non è così. Il tronco si è ingrossato parecchio, però comunque la parte più pesante è proprio quella quasi finale, dove i rami si biforcano, e questo tende ad appesantire tanto quella curva che poi tende proprio, mi dà l'impressione che si possa spezzare. E quindi niente, questo glicine qui avrà sempre una potatura molto fine, molto non molto fine, scusate, molto potente, anzi non fine, proprio per cercare di non dare l'opportunità a questa pianta di sviluppare una chioma veramente pazzesca. Il peso deve essere sempre controllato, altrimenti questa pianta me la perdo, tenderà poi a spezzarsi con il vento. Qui gli interventi di potatura da fare e niente, andrò adesso con le forbici, con le cesoie a tagliare qualche ramettino per cercare di pulirlo, ma nonostante tutto questa pianta si ricopre sempre di tanti fiori, perché le gemme a fiore sono veramente tantissime in questo glicine, ce n'è qui, ce n'è qua, addirittura questa qui ne ha una, due, tre, ecco, se ne troviamo su un rametto 4-5 ramettini che porteranno poi i fiori, possiamo anche toglierne qualcuno proprio per far sì che i fiori non vengano poi sovrapposti uno con l'altro. E mi raccomando, io cerco sempre, ad esempio, di evitare i rami che si incrociano, che entrano all'interno della chioma, tendo sempre a far sì che questa pianta si sviluppi dalla parte più esterna, in modo da essere molto più armonica anche come portamento. Comunque questo è un glicine anche, fioritura viola, ed è un glicine che avrà 20 anni qua in giardino, e purtroppo ha preso quella forma lì per una mia trascuratezza, e niente, lo tengo così, ma cercherò sempre di curarlo per avere delle bellissime fioriture, cosa che questo glicine mi porta tutti gli anni. Bene, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, spero che questo video possa essere stato utile. Vi ricordo sempre, non è stato proprio un video di potatura del glicine per farvi vedere veramente ogni singolo taglio, è stato un po' un discorso abbastanza generalizzato sulla potatura del glicine. Ricordiamoci sempre, quindi nel glicine tagliamo questi rami che sono molto lunghi, quando arriva la fine dell'inverno, che non porteranno i fiori, e se su un ramo molto lungo che abbiamo conservato ci sono dei rami lunghi laterali, questi rami li possiamo tagliare a 3-4 gemme, in modo da dare alla pianta l'opportunità di creare una nuova vegetazione. Di anno in anno lo seguiamo, in modo da ottenere poi sempre i suoi fiori, che sono fantastici. Ogni primavera il glicine fiorirà e ci regalerà veramente profumo, un mare di insetti che vengono a visitare i fiori e uno spettacolo per quello che riguarda il colore. Ci sono dei glicini che fioriscono in primavera, ci sono dei glicini che sono un pochettino più tardivi, quindi scegliamo la varietà che ci piace di più, e soprattutto un po' di attenzione sulla scelta del glicine da portare nel nostro giardino, a secondo delle dimensioni del nostro giardino. Se abbiamo un grande terrazzo, prendiamo il glicine con uno sviluppo più contenuto possibile. Se abbiamo un grandissimo giardino, possiamo anche sbizzarrirci e piantarne più di uno, e ricordiamoci anche che in giardino il glicine tende poi a produrre delle nuove piante intorno alla pianta stessa, quindi passiamo col decespugliatore e cerchiamo di togliere tutti questi rametti molto lunghi che partono, che percorrono la terra, perché possono poi dare dei punti di inciampo. Io adesso faccio un po' di pulizia in questo glicine e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao e grazie, ciao ciao!